Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Storia, una puntata interamente dedicata alle decorazioni pittoriche che si possono ammirare percorrendo le piazze e le vie cittadine. La presenza nel centro storico di Trento di numerose facciate completamente dipinte ha fatto meritare in passato alla nostra città l'appellativo di Urbs Picta, ossia di città dipinta. Naturalmente nel corso dei secoli alcune di queste testimonianze pittoriche sono andate perdute, ma se ne conservano ancora un numero assai ragguardevole, tanto che ancora oggi le facciate dipinte rappresentano un aspetto caratterizzante del volto della città di Trento. Ci troviamo in Piazza del Duomo, dove due edifici porticati e adiacenti esibiscono un mirabile esempio di arte rinascimentale. L'edificio di sinistra, affrescato da Marcello Fogolino, presenta temi mitologici e allegorici di notevole interesse. In alto a sinistra, la dea Fortuna, signora dei destini umani, a seguire l'occasione che rimanda alla locuzione latina Carpe Diem ed infine una allegoria della giustizia. In basso al centro l'episodio della spada di Damocle. Della decorazione policroma della casa di destra merita la nostra attenzione la scena centrale, dove un giovane ardimentoso tenta di salire una scala a pioli per raggiungere il vertice che, metaforicamente, rappresenta la virtù. In primo piano vi sono però tre personaggi, un anziano, uno scheletro ed una donna, che trattengono l'uomo con delle corde e gli impediscono di realizzare il proprio intento. Sempre in Piazza del Duomo, sulla facciata di Palazzo Balduini, un affresco tardo quattrocentesco a motivi floreali di raffinatissima eleganza. Nella vicina Piazza Pasi, un tempo Piazza delle Opere, possiamo ammirare un affresco a soggetto religioso del XVI secolo, riportato in luce durante gli interventi di restauro condotti nel 2021. Oltre a San Rocco a sinistra e San Sebastiano sulla destra, possiamo vedere una casa di Loreto e sullo sfondo il paesaggio del Marchesato di Ancona. Lungo l'antica contrada larga, oggi via Belenzani, incontriamo Palazzo Alberti Colico con la sua bella facciata variopinta a motivi geometrici e floreali. Poco più avanti fa bella mostra di sé Palazzo Geremia, oggi sede di rappresentanza del Comune di Trento. L'affresco dei primi anni del Cinquecento copre l'intera facciata e presenta nel sottogronda l'incontro dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo con ambasciatori e nobili cittadini. Nella fascia centrale il riferimento alla vittoria delle truppe imperiali contro la Serenissima nella battaglia di Cagliano del 1487 ed a seguire tre episodi di storia romana: Marco Curzio, Muzio Scevola e Tarquinio e Lucrezia. In basso una ruota della fortuna ed un guardiaportone. Di fronte si trova Palazzo Thun, sede del municipio cittadino, con una finta architettura a punte di diamante della seconda metà del Quattrocento. Camminando in via Manci, quella che un tempo era la Contrada Lunga, si può ammirare l'affresco geometrico con marcapiani a grottesca di Palazzo Pedrotti, sede della SAT, recentemente restaurato. Al Canton, storico luogo d'incontro dei trentini, spicca Palazzo del Monte, con scene affrescate che rimandano alle gesta mitologiche di Ercole, simbolo di forza fisica, ma anche di forza morale.
Passeggiando per le vie del centro storico di Trento, oltre a quelle che abbiamo visto, possiamo scoprire numerose altre testimonianze di questa affascinante e singolare città dipinta. Ma per farlo vi invitiamo a venire personalmente a Trento.